Buongiorno. Buongiorno. Gianfranco Conti, tu sei? Sanni Restuccia, Retrogusto. Ah, piacere. Piacere mio. L'attività è cominciata grazie ai nostri genitori, erano mio padre e mio zio, che meccanici dagli anni 30, forse anche prima perché si lavorava anche da ragazzini, e avevano questa attività di officina negli anni 50, subito dopo guerra. Per caso vennero contattati da una produzione cinematografica che doveva fare il film con Rock Hudson e Jennifer Jones, Addio le armi, e dovevano ricostruire e gestire i mezzi del 15-18 che furono adoperati nel film. Questo qui è quello che rimane di uno dei 15 TER ambulanza che era stato ricostruito all'epoca. Questi mezzi qui nel film Addio le armi ce n'erano una ventina e salivano sulle tre cime di Lavaredo ed erano marcianti ed efficienti, e questo era grazie alla gestione di mio padre e mio zio. E alla fine del film la produzione disse loro, noi abbiamo questi mezzi che non sappiamo più che cosa farci, ve li lasciamo. Capita che a volte ci sia un disegno, qui il disegno non c'è stato, però poi mano a mano il disegno si è definito, perché negli anni 70 poi alla fine abbiamo deciso di fare soltanto questa attività, cioè eravamo soci con una società di trasporti e abbiamo detto no, non facciamo trasporti. Negli anni 80 facevamo i matrimoni, abbiamo deciso di non fare i matrimoni, forse abbiamo sbagliato perché si guadagnava di più, abbiamo deciso di fare cinema. In quel periodo ce n'era tanto, negli anni 80 si facevano tantissimi film, adesso il lavoro è diminuito tantissimo, ma sono diminuiti anche i matrimoni, quindi non abbiamo rimorsi. E questa è la parte aperta del nostro magazzino, dove ci sono la maggior parte relitti, ma tra questi relitti ce n'è qualcuno che sembra un relitto, anzi lo è un relitto, però è marciante, tipo il Pullman Spa, che fece tanti film, tra cui quello di Troisi, Le vite del Signore sono finite, ed era rosso, e poi ultimamente ha lavorato anche così da relitto, perché se iva un pullman relitto l'abbiamo posizionato in un campo, e nel cinema e nello spot serve di tutto, dalla macchina restaurata alla macchina conservata, alla macchina incidentata o bruciata, tipo la GT 1300 che sta parcheggiata lì, che ha partecipato a 3 o 4 film nelle sue condizioni. Anche così lavora, non è detto che serva sempre la macchina in perfette condizioni. Herr Hitler, Herr Hitler, die Reisekarte bitte. ich bin sehr müde. Du auch? Ja, ein wenig. Questi mezzi militari della seconda guerra mondiale hanno partecipato a tantissimi film, tra i quali Salò, le 120 giornate di Sodoma, quello di Pasolini, forse quello più famoso per gli amanti del cinema, chiamiamolo trash, quel maledetto Treno blindato, che è stato l'ispiratore del film di Inglourious Basterds. Esatto, di Tarantino. Ehi, questo va! Ci sono riuscito! E lì ne abbiamo fatti anche esplodere di parecchi, ce ne avevamo tanti ancora di più, infatti nel film si vedono esplosioni a rotta di collo, camion che bruciano, relitti incendiati. È stato un bel lavoro, divertente anche, un film come non se ne faranno più in Italia, insomma. Ecco, Gianfranco, una domanda: che cosa è cambiato nel mondo del cinema e delle produzioni da quando tu hai cominciato a fare questo lavoro ad oggi? È cambiato soprattutto dal punto di vista
dell'urgenza. Prima c'era una preparazione nei film, adesso la preparazione è molto limitata tranne nei film importanti. Si comincia un film, non si fa la preparazione, domani si gira, dopo una settimana dice allora, e mano a mano che si gira si decidono le macchine che servono. Mi è capitato la settimana passata, la richiesta era macchina per matrimonio d'epoca di colore bianco. Io, siccome ormai una certa esperienza ce l'ho, ho mandato le foto non di macchine nostre, ma di gente che fa matrimoni, Bentley, Rolls, Rolls Cabriolet, Excalibur, tutte queste macchine classiche da matrimonio, come avevano richiesto loro. Però in più ho aggiunto la Mercedes 190, il Triumph TR2, la 1400 Cabriolet e anche una spiaggetta Fiat 850 rosa. Hanno scelto la Fiat 850 spiaggetta rosa, sulla quale hanno messo il cartello oggi sposi, l'hanno tutta infiocchettata, però questo è successo martedì e mercoledì ha girato la macchina. Questa è la cosa che è peggiorata tantissimo, tranne che per i film americani o grossi film italiani tipo Tornatore o cose del genere. Su questo pullman, anche se lo vedete un po' scrostato, sono saliti da Robert Mitchum e Ali McGraw in Venti di guerra, a Sofia Loren nel rifacimento della Ciociara, John Paul Wright in un Teco Mussolini con Judi Dench che la saluta, cioè un grande attore anche questo ha lavorato con artisti italiani, americani, un po' di tutto il mondo. Qualche decennio di contributi, Sì. Perché mi hai fatto scendere? Per sapere se potevo contare su un amico. E allora? Spingimi la macchina, se no se sto a torcio un parte. Questa? E questa è una Fiat 508 Balilla Torpedo 4 marce, che anche lei ha una bella storia cinematografica, è una macchina da Oscar perché ha vinto l'Oscar con La vita è bella. Questa è la macchina di Benigni, che guida Benigni all'inizio del film nel corteo, che si intrufola nel corteo reale e si alza in piedi e fa finta di salutare, cioè perde l'equilibrio, no? E saluta e sembra che faccia il saluto fascista. Poi qui vicino invece abbiamo la Fiat Tipo 2 Torpedo del 1912, che ha avuto l'onore di lavorare con Vittorio De Sica, l'ultimo film credo di Vittorio De Sica, Il viaggio, con Richard Burton e Sofia Loren. È una macchina che nel film va distrutta, si vede questa macchina che arriva guidata da Richard Burton, arriva su un dirupo, sfonda un muro e va di sotto, incendiata. Però la macchina eccola qua, grazie ai nostri genitori era stata ricostruita una macchina identica a questa. E questa cos'è, un Harley Davidson? Sì, un Harley Davidson. E questa qui ha la sua importanza perché anche questa ha preso l'Oscar, quindi adesso pensandoci bene, perché è la macchina del pazzo che viaggia a Rimini nel film Marcordia di Fellini. In mezzo alla neve finta di polistirolo a Cinecittà c'era il nostro mitico meccanico cacciavite soprannominato Mario Galizzi, che la guidava e faceva avanti e indietro dentro Cinecittà e sul pontile di Fiumicino, di Ostia, non mi ricordo che. Insomma, ci sono macchine e moto da Oscar in questo magazzino.
Un'immagine a metà strada tra il folle e il romantico. Sì, esatto. E dietro c'è la Fiat 2008 ministeriale, che è la macchina del re, usata presumibilmente dal re in casa reale, perché all'epoca ne fecero 6, una macchina che fu costruita su ordine di Mussolini per l'arrivo di Hitler a Roma alla stazione Ostiense. Voleva una macchina di prestigio e allora commissionò alla Fiat una macchina di prestigio, e la Fiat fece questo macchinone imponente che è la Fiat 2008, e poi noi l'abbiamo usata anche per Fantozzi, e c'è la famosa scena dove c'è la macchina di dietro che gli rovescia l'acqua dentro la macchina, e c'è anche la corsa ciclistica dove c'è il comandante della corsa col pallottoliere, e lì ci sono io con i baffi che guido in questo film di Fantozzi. Quindi da casa reale a Fantozzi, la storia della Fiat 2008. Un'auto assolutamente versatile. Sì, versatile. Cioè. E poi sempre a fianco c'è la Mercedes 190 Spider bordeaux metallizzata con tappezzeria bianca, che è diventata famosa un paio d'anni fa per lo spot della Wind con Aldo, Giovanni e Giacomo, dove faceva finta di trainare un aratro, e per fare questo logicamente c'era davanti un altro trattore che trainava l'aratro veramente, perché sennò avremmo bruciato la frizione della macchina. Io ci sono nato in mezzo al cinema, perché nel 1957 stavo sul set di Addio alle armi, anche se avevo 4 anni. Però ti stupiscono sempre di come vengono realizzate. Alla fine la neve finta, la pioggia finta, il temporale, i lampi, sono tutte cose molto simpatiche. L'incidente finto, il cappottamento finto. Su Amarcord sempre c'è la balilla dove i 4 ragazzi si tirano le seghe e si muove tutta quanta la balilla, perché loro stanno dentro pensando a Mae West, e di dietro ci sono io che con una cantinella, una leva di legno, faccio traballare la macchina. Un altro aneddoto di Amarcord. Indecisi insomma. tra Mae West e la Gradisca. Sì. Personalmente, quando hai capito che sarebbe stato il lavoro della tua vita? Bella domanda. Non l'ho mai capito, nel senso che mio padre e anche mio zio ci hanno fatto studiare. Io parlo sempre al plurale perché siamo io e mio cugino i soci di questa attività, e abbiamo fatto tutti e due lo scientifico. Mio cugino ha fatto ingegneria, si è laureato e ha cominciato a fare l'ingegnere. Io, arrivato al terzo esame, dopo aver dato geometria, analisi e disegno, ogni tanto mio padre mi mandava a lavorare sul set, la cosa mi piaceva, e non lo so se ho deciso oppure no, è andata così.